Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video, ancora un video con GR Soreir, grazie mille di essere qua come al solito. Grazie a te per avermi ospitato e voglio vedere proprio oggi cosa mi aspetta. Oggi abbiamo preparato 5 centrocampisti che consiglierei io, Asia logicamente. Come primo ho scelto Wakizaka. Che ne pensi di Wakizaka? Che dati hai? Me lo aspettavo. Sicuramente uno tra i migliori, quindi se non è il primo, comunque andava sicuramente menzionato tra i primi. Un giocatore totale. Ne avevamo già parlato nella video della squadra Asia, un centrocampista offensivo che segna numeri come un attaccante, numeri attaccante, 9 gol, 6 assist. Pure Messo Giovincelli? lì, pure giovane, non posso criticare assolutamente nulla, anzi sono d'accordo, probabilmente per anche costanza è probabilmente il migliore in Asia. Perfetto. Come secondo invece ho scelto un altro che secondo me è veramente tanta tanta roba e si chiama Mateusz Savio. Che ne sai di lui invece? Questo è un gran bel giocatore, l'avevo inserito io nella mia potenziale squadra Asia. Un giocatore che mi ha stupito soprattutto nell'ultimo periodo, dove a fine campionato ha fatto una decina di giornate consecutive realizzando decisive, portando punteggi altissimi, e questo ha alzato tantissimo la sua media L15, è L5, scusate, quasi di 80, infatti è 78, con L15 di 67. Il prezzo è basso, cioè è salito da quando avevamo fatto il video, non so se hai notato che i prezzi Asia sono in risalita comunque, anche America. Sì, Da quando abbiamo fatto i video sono saliti abbastanza. Mi ricordo Savio era sui 7 euro, già siamo qui a 13, mi sembra, adesso l'era data. Quindi ci sto in innalzamento. Lui se la gioca alla pari con Wakizaka, dopo dipende un po' anche da magari come è costruita la rosa, se Savio è un giocatore più esplosivo, Wakizaka ti garantisce molta più costanza. Però sicuramente anche lui è ottimo, se la gioca molto bene con Wakizaka. quando hai detto dei prezzi ho notato una cosa bellissima, piccola parentesi, se compri quando non giocano, quando non sono le carte utilizzabili, puoi fare un buon Sì, profitto. sì, sì, sì. Anche in Io ho America notato stessa questo cosa. io ho notato questo adesso sotto Natale. Sotto Natale ho preso dei giocatori anche rari, magari a 8 € e li ho rivenduti subito dopo 19-20 giorni a 20, esempio. Come terzo, invece, avrei scelto il nostro amico Jong Ho-yeon, under 23. Scusatemi come pronuncio il nome, ma io con questi nomi qua son veramente non sono per niente afferrato. Che ne dici? Un giovane interessante, premetto che non lo conoscevo, mi sono informato. L'unica pecca è che il campionato coreano, come sappiamo, ha avuto un po' di problemi su Sorare per copertura, eccetera, quindi è un campionato di cui non mi fido al 100%, diciamo, però questo è anche un motivo in più per cui i giocatori buoni costano meno. È giovanissimo, quindi anche per un Under 23 è ottimo, anzi, quando arriveremo per l'Under 23 in estate, gli Under 23 saranno pochi, chi vuol giocare a questa competizione potrebbe optare su di lui per avere un'ottima scelta a centrocampo low cost. Non porta tantissimi decisive perché è un centrocampista, diciamo, non troppo offensivo, però con gli all around riesce a comportarsi molto molto bene, fa all around anche di 60, è riuscito a prendere un 96, ce l'ho qui sotto, senza segnare, senza decisive, quindi molto costante. Il fatto che sia giovane, costi così poco, sicuramente è un pro che non va sottovalutato. Giusto, logicamente bisogna fare le proprie valutazioni, a riferimento del campionato coreano, quindi bisogna stare attenti, raga. Come quarto invece abbiamo un compagno di squadra di Wakizaka. Ho deciso di mettere lui, Tachibanada, Kento. Che ne dici Buon, di Kento? buon centrocampista, anche lui non è un goleador, ma con gli all-around si comporta davvero bene. Ovviamente è un gradino sotto rispetto agli altri, rispetto ai vari Wakizaki, rispetto ai Savio, però per un'eventuale squadra low cost, un eventuale sostituto magari, in coppia con Wakizaka, visto che sono della stessa squadra, perché no? Potrebbe essere un'ottima scelta per rimanere coperti anche durante periodi di infortunio di un eventuale Wakizaka, solo 7 euro, e comunque nelle 15 di 60 è un contratto ancora di un anno. Quindi sicuramente un voto positivo da parte mia per lui. Sì, e soprattutto potresti utilizzare i 2, magari uno come extra e il secondo con il giovincello del Kawasaki, che è l'attaccante, quello fortissimo. Sì, Comunque, sì. under 23, l'attaccante. Comunque, adesso andiamo a guardare la quinta, che non si aspetta nessuno, che è lui, Peter Zulc. Che sai dirmi di lui? Un bel Trentenne, giocatore, deve sì. essere. Trentenne.
Sì, a 30 anni, un bel giocatore un po' sottovalutato. Gioca in Cina, costa 10 euro, comunque un prezzo giusto, ma i punteggi sono ottimi. C'è una costanza di punteggio impressionante. Un giocatore comunque segna e fa assist, parliamo di un centrocampista da 6 gol e 6 assist in campionato, quindi sa contribuire poi alla manovra offensiva, però anche di all around non si comporta male, è molto costante più che altro. Cioè non fa all around così così, ma i bonus frequenti gli permettono sempre di arrivare a 60-70 tranquillamente. In questo caso schierarlo titolare non sarebbe male, ovviamente sempre un gradino sotto rispetto agli altri, rispetto ai vari Wakizaki e Savio, che per me sono di gran lunga i migliori di questa classifica. Però un eventuale sostituto, cioè il ruolo di sostituto in un'eventuale squadra Asia da premio potrebbe stargli addirittura stretto forse. Giusto, giustamente. Questi sono i giocatori che, diciamo, tengo d'occhio. Grazie ragazzi di essere stati qui con noi, spero vi aiuti questo video a capire, a darvi dei spunti, fate le vostre giuste ricerche perché logicamente ci sono, quanti erano? Uno gioca in Cina, l'altro in Corea e solo 3 Giappone, vero? 3 Allora, Giappone, che allora ti dà una sicurezza in più, sì, sì. e 2 Corea praticamente fuori dal Giappone, che uno è Corea e l'altro è Cina. Quindi fate le vostre, logicamente, le vostre adeguate ricerche. Vi lasciamo, grazie mille di essere stato qui, GR, un saluto a Grazie a te. tutti, tante belle cose, raga. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!